Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa bellissima sciarpa realizzata con una variante del punto chevron, che è un punto bellissimo perché innanzitutto è un punto traforato ma non troppo. Oltretutto il lavoro resta già rifinito di suo perché avendo questo movimento ad onde si inizia e si finisce con le onde. Ho usato per questo progetto questo bellissimo filato che è il Chuck, che potete trovare sul sito della Tessiland nella variante rossa ed è disponibile in gomitoli da 100 grammi e contengono 400 metri di prodotto. Inoltre avremo bisogno di un uncinetto e io ho usato il numero 4, delle forbici e un ago da lana per nascondere le codine. Per la sciarpa che ho realizzato ne ho usati 2 di gomitoli di Chuck e la sciarpa misura 32 cm di larghezza per 1,85 m di lunghezza. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 16. Fatte le mie 48 catenelle ne aggiungo 3 che andranno a sostituire il nostro primo punto alto. Quindi filo sull'uncinetto, salto le 3 catenelle che ho appena fatto, salto la quarta, entro nella quinta e faccio un punto alto. Dopodiché ne faremo altri 5 in 5 catenelle. Quindi abbiamo fatto il punto numero 1, entro nella catenella numero 2, nella catenella successiva faccio il numero 2, entro in quella dopo, faccio il numero 3, in quell'altra ancora faccio il numero 4, in quella successiva faccio il numero 5, entro ancora in quella dopo e faccio il numero 6. Fatti questi 6 punti alti, escluse le prime 3 catenelle, quelle non le contiamo perché comunque c'è in mezzo una catenella di separazione. Fatti questi 6 punti alti, entro nella catenella dopo e faccio l'aumento che realizzerà l'onda in su. L'aumento si fa con 2 punti alti, una catenella e rientro nella stessa catenella di base e faccio 2 punti alti. In totale nella stessa catenella abbiamo realizzato 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Dopodiché entro nella catenella successiva con un punto alto e ne andremo a fare in tutto 5. Quindi uno l'abbiamo già fatto, entro nella catenella successiva, ne facciamo un altro e diventa 2, in quella dopo un altro ancora e diventa 3, in quella dopo ancora un'altra e diventa 4 e infine entriamo nell'altra catenella di nuovo e sono 5 su 5 catenelle. Ora andremo a fare la diminuzione e la faremo in questo modo. Entro nella catenella successiva e faccio un punto alto chiuso a metà. Salto una catenella di base, entro in quella dopo e faccio un punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, ne salto ancora una catenella di base, entro in quella successiva, faccio un altro punto alto chiuso a metà, per un totale di 3 punti alti chiusi a metà e dovremo avere 4 anellini sull'uncinetto, quindi prendo il filo e le scarico tutte e 4, così abbiamo fatto la nostra diminuzione che è quella che ci consente di avere l'onda che va all'ingiù. Quindi filo sull'uncinetto, vado a farmi ancora i miei 5 punti alti su 5 catenelle, quindi quindi vado nella catenella successiva, faccio un punto alto, entro in quella dopo un punto alto, in quella dopo ancora un altro punto alto e sono 3, in quella successiva un punto alto e sono 4, e in quella dopo ancora un punto alto e sono 5. Dopodiché dovremo fare l'onda che va in su, quindi facciamo l'aumento, 2 punti alti nella stessa catenella di base, una catenella di separazione, rientro nello stesso punto e faccio 2 punti alti e abbiamo fatto l'aumento
quindi l'onda che va in su. Filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva, attenzione che magari tende a rimpicciolirsi un po', e andiamo a fare ancora i nostri 5 punti alti su 5 catenelle, quindi uno l'abbiamo fatto, entro nella catenella successiva e sono 2, in quella dopo e sono 3, nell'altra ancora e sono 4 e nella quinta e sono 5. Dopodiché abbiamo fatto l'aumento, andremo a fare la diminuzione. Filo sull'uncinetto, entro nella catenella che ho subito dopo e faccio il mio punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio il punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella dopo e faccio il mio punto alto chiuso a metà. Quando abbiamo i nostri 3 punti alti chiusi a metà e un totale di 4 asoline sull'uncinetto, prendo il filo e le scarico tutte e 4. Dopodiché andremo a fare i nostri 5 punti. Quindi entro nella catenella che ho subito dopo, faccio il punto numero 1, in quella successiva faccio il numero 2, in quella dopo ancora faccio il numero 3, entro in quella dopo il numero 4, in quella dopo ancora facciamo il numero 5. Arrivati a questo punto dovremo fare l'onda che va in su, quindi facciamo l'aumento. Entriamo nella catenella che abbiamo subito dopo e facciamo 2 punti alti, una catenella di separazione e 2 punti alti nella stessa catenella di base. Dopodiché andremo a realizzare 5 punti su 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Fatte le 5 catenelle, prendo il filo, vado nella catenella successiva, faccio un punto alto chiuso a metà, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella dopo che è anche l'ultima nel mio caso, e faccio un punto alto chiuso a metà per un totale di 2 punti alti e 3 asoline sull'uncinetto. Prendo il filo e le scarico tutte e 3 e abbiamo finito la nostra prima riga. Abbiamo formato le nostre onde. Ora passiamo alla seconda riga. Ripartiamo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto questo punto che è già stato fatto con i 2 punti alti chiusi insieme. Il primo punto viene sostituito dalle 3 catenelle ed è questo. Salto quello successivo, entro in quello dopo e faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto alto, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado nell'archettino formato da una catenella, quello dell'aumento della riga precedente, e faccio lo stesso aumento, quindi 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Una catenella di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo. Una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto un punto, entro in quello dopo e faccio punto alto. Una catenella di separazione e ora qui dovremo fare l'aumento, la diminuzione, quindi salto questo punto, entro in quello successivo e faccio il mio punto alto chiuso a metà.
filo sull'uncinetto, salto questo punto, entro nel punto della diminuzione della riga precedente e faccio il mio punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio il mio punto alto chiuso a metà. Quando ho i miei 3 punti alti chiusi a metà e 4 asoline sull'uncinetto, prendo il filo e le scarico tutte e 4. Aggiungo una catenella di separazione, salto un punto di base, entro in quello dopo e faccio un punto alto. Catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio punto alto. Catenella, filo sull'uncinetto. Ora entro nell'archetto dell'aumento e faccio l'aumento. Quindi 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nello stesso archetto. Ora andremo verso la diminuzione, quindi cosa facciamo? Catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo. Catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello dopo. Catenella, filo sull'uncinetto e andiamo a fare la diminuzione. Salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio il mio punto alto chiuso a metà. Salto questo punto, entro in quello dell'aumento e faccio un punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, salto questo punto, entro in quello successivo, faccio un punto alto chiuso a metà e vado a chiudere tutto insieme. Catenella di separazione, vado a ripetere la sequenza che va verso l'aumento, quindi saltiamo un punto di base, entriamo nel punto successivo, catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo un punto di base, entriamo a quello dopo, catenella, filo sull'uncinetto, entriamo e andiamo a fare l'aumento. Entriamo nell'archettino formato da una catenella, quello dell'aumento della riga precedente, e replichiamo l'aumento, quindi 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti di nuovo. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro quello successivo faccio un punto alto. Catenella, salto un punto di base, entro in quello dopo, faccio un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello dopo, faccio un punto alto, chiuso a metà. Dopodiché filo sull'uncinetto, saltiamo questo punto e le 3 catenelle le calcoliamo come un punto alto chiuso insieme, come 2 punti alti chiusi insieme, quindi saltiamo questo che lo dobbiamo saltare, questi li calcoliamo come un punto solo, entriamo nella catenella, l'ultima che va a sostituire il primo punto alto della prima riga. Facciamo il nostro punto alto chiuso a metà, prendiamo il filo e chiudiamo tutti e 3 gli anellini insieme. E abbiamo fatto anche la nostra riga numero 2. Ora passiamo alla riga numero 3, che non è nient'altro che la ripetizione della riga numero 1. Quindi saliamo con 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, saltiamo, questo punto l'abbiamo già fatto perché viene sostituito dalle 3 catenelle, saltiamo la catenella di separazione, andiamo direttamente nel primo punto alto utile e facciamo un punto alto, entriamo nella catenella e facciamo un punto alto, entriamo nel punto alto, facciamo un punto alto, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio creato dalla catenella, facciamo un punto alto, qui abbiamo 2 punti alti e lavoriamo i 2 punti alti. Quindi replichiamo i 6 punti alti dell'inizio. Qui ne abbiamo 2, 4, 6, escluso l'aumento, qui ne abbiamo 2, 4, 6. Entriamo nell'archetto formato da una catenella e facciamo l'aumento, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Dopodiché abbiamo i 2 punti alti, li andiamo a lavorare con un punto alto ciascuno, quindi 1,
e 2. Una volta fatto l'aumento vado a lavorare i 2 punti alti con 2 punti alti, quindi 1 e 2. Qui ho la catenella, entro nello spazio 1, un punto alto. Qui il punto alto lo lavoro con un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nello spazio creato dalla catenella e lavoro un altro punto alto. Per un totale, escluso l'aumento, per un totale di 5. Quindi l'aumento lo lasciamo lì, ne calcoliamo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 e 5. Una volta fatti 5 punti alti ci ritroviamo in questa situazione. Punto alto, catenella, diminuzione, catenella, punto alto. Quindi cosa facciamo? Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto alto e facciamo un punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, entriamo nella diminuzione e facciamo un punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, saltiamo la catenella, andiamo direttamente al punto alto, facciamo un punto alto chiuso a metà. Dopodiché, quando ho fatto i miei 3 punti alti, ho 4 asoline sull'uncinetto, prendo il filo, le scarico tutte e 4. Quindi filo sull'uncinetto, entro nello spazio creato dalla catenella, faccio un punto alto. Entro nel punto alto, ne faccio 1, diventano 2. Entro nello spazio della catenella, ne faccio 2 punti alti. Ne faccio un punto alto, diventano 3. Qui ho i 2 punti alti dell'aumento, quindi questo diventa 4 e con questo diventano 5 e sono in prossimità dell'aumento, quindi entro e faccio l'aumento, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Dopodiché mi sposto nel punto alto che ho subito dopo, faccio un punto alto e sono 1, nel punto alto successivo diventano 2, nello spazio creato dalla catenella diventano 3, nel punto alto che ho subito dopo diventano 4 e nello spazio creato dalla catenella che ho subito dopo diventano 5. Ora andrò a fare la diminuzione, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto alto, faccio il mio punto a metà, salto la catenella, entro nella diminuzione, faccio il punto chiuso a metà, filo sull'uncinetto, salto nella catenella, entro nel punto alto, faccio il mio punto chiuso a metà e poi vado a chiudere tutti insieme. Dopodiché filo sull'uncinetto, entro nello spazio creato dalla catenella e faccio un punto alto. Nel punto alto faccio un punto alto, diventano 2. Qui ho la catenella, faccio il punto alto, diventano 3, qui ho i 2 punti dell'aumento, ne lavoro 1, diventano 4, quello dopo diventano 5, qui ho l'aumento, vado a fare l'aumento 1 e 2, catenella di separazione, rientro, faccio i miei 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto alto successivo, lavoro un punto alto è il numero 1, in quello dopo un punto alto il numero 2, nella catenella il punto alto numero 3, nel punto alto numero 4, nella catenella punto alto numero 5, nel punto alto che è il penultimo della riga, quindi entriamo e facciamo il nostro punto alto chiuso a metà, filo sull'uncinetto, le 3 catenelle del punto alto li trattiamo come 2 punti alti chiusi insieme, quindi vado nell'ultima catenella utile, faccio il punto alto chiuso a metà, prendo il filo e tiro giù tutte e 3 le asoline. Ed ecco fatto anche la riga numero 3. Ripartiamo con la riga numero 4 che è la ripetizione. Non è nient'altro che la ripetizione della riga numero 2. Quindi risalgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, salto il punto della diminuzione perché è già stato fatto dalle 3 catenelle e ne salto uno di base, entro in quello successivo, faccio un punto alto, catenella di separazione, salto un punto, entro in quello dopo, faccio un punto alto, catenella di separazione, salto un punto
di base, entro in quello successivo e faccio un punto alto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dell'aumento e vado a replicare l'aumento, quindi 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto alto, catenella, ne salto uno, entro in quello dopo, punto alto, catenella, ne salto uno e vado a fare la diminuzione, quindi entro il punto alto chiuso a metà, salto un punto di base, entro nella diminuzione della riga precedente, faccio un altro punto alto chiuso a metà, salto un punto di base, entro in quello successivo e faccio un altro punto alto chiuso a metà. Quando ho i miei 3 punti alti chiusi a metà e 4 asoline sull'uncinetto, prendo il filo e le chiudo tutte insieme. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, punto alto, catenella di separazione, salto un punto di base, punto alto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a fare l'aumento, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, catenella di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto alto, catenella di separazione, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto alto, catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo, iniziamo la diminuzione, quindi punto alto chiuso a metà, filo sull'uncinetto, ne salto uno di base, entro nella diminuzione della riga precedente, faccio un punto alto chiuso a metà, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo, punto alto chiuso a metà. Ho i miei 3 punti, prendo il filo e chiudo tutte e 4 le asoline insieme. Catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una di base, punto alto, catenella, salto un punto di base, entro in quello dopo, punto alto, catenella, aumento, 2 punti alti, catenella e 2 punti alti, filo sull'uncinetto, fatto l'aumento aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto un punto di base, entro in quello successivo, catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto, entro in quello dopo, catenella, filo sull'uncinetto, salto un punto, entro in quello dopo e faccio un punto alto chiuso a metà. Filo sull'uncinetto, questo lo saltiamo perché lo dobbiamo saltare e questi due li calcoliamo come 2 punti alti chiusi insieme, quindi entro nella terza catenella utile, faccio il mio punto alto chiuso a metà, dopodiché prendo il filo e li chiudo tutti insieme. E abbiamo fatto anche questa riga. Non è nient'altro che il ripetersi di tutte queste righe. È un punto, in realtà è semplice, però va un po' capito, bisogna sempre contare praticamente, bisogna sempre fare attenzione a dove siamo, però alla fine una volta iniziato, dopo va tutto in scioltezza, viene automatico. Ora andremo a vedere l'effetto della sciarpa sul manichino. Ed eccola la nostra sciarpa in questo bellissimo rosso, questo punto che secondo me valorizza di più il colore. Tra l'altro il rosso sarà uno dei colori punta per questo inverno e comunque lo trovo un colore molto adatto per il mese di dicembre e tutte le festività che ne conseguono. E con oggi ho finito, spero che questo progetto vi sia piaciuto e come al solito vi ringrazio per l'attenzione. E vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook e un canale Telegram. Se volete mi trovate anche lì. Magari non trovate tutto, ma in continuo aggiornamento. Ciao a tutti, al prossimo video.